Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come spesso accaduto ultimamente ho svolto delle recensioni di robot pulitori top di gamma che hanno un prezzo intorno ai 1000 o anche superiore ai 1000 euro. Ma ovviamente non tutte le persone hanno la necessità di avere un robot di questa fascia di prezzo e per abitazioni un po' più piccoline o magari anche uffici può essere sufficiente un robot che costi tra i 200 e 300 euro. Anche perché è un indice molto importante per valutare un device e anche il rapporto qualità-prezzo. Ed è sicuramente il punto di forza di questo fantastico ProScenic Q20 Plus. La sua semplicità di utilizzo e la presenza appunto del telecomando fanno sì che questo dispositivo possa essere utilizzato anche da persone che non sono prettamente esperte di tecnologia. Come potenza di aspirazione siamo sui 10.000 pascal, ha un contenitore che raccoglie la polvere dotato anche di tanti filtri che dopo andremo a vedere e tra l'altro a proposito degli accessori troverete il telecomando già munito delle pile per farlo funzionare, questa utilissima spazzola per pulire la parte inferiore del robottino, una spazzola laterale di cambio molto apprezzata, un filtro, il manuale di installazione e anche un secondo panno per quanto riguarda il lavaggio, perché uno infatti è già presente sotto il robottino. E ovviamente questo robot è 2 in 1 perché ha sia la funzione di aspirazione ma anche quella di lavaggio. Per quanto riguarda il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a analizzare da vicino sia il robottino che la dock station e nella seconda parte andremo a fare un test sia di aspirazione ma anche di lavaggio. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video doveste essere interessati a questo fantastico device vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Adesso andiamo a approfondire il nostro Q20 Plus a partire dalla torretta LDT off, utilissima per quanto riguarda la navigazione, così da garantire una mappatura rapida ed efficace. Qua sopra troviamo anche i tastini, ritorno alla base e il tasto di messa in pausa e di accensione. E caratteristica molto interessante sono le dimensioni, poco più grande del palmo della mia mano, è dotato di un utilissimo bumper di protezione, sensori per evitamento degli ostacoli a 3 dimensioni e anche sensori nella parte inferiore per evitare il rischio di caduta se avete ad esempio delle scale. Le ruote sono ammortizzate e tassellate e riescono a fargli superare anche ostacoli con un'altezza di 2 cm. Una spazzola laterale non estensibile, però hanno fatto delle setole veramente lunghe che vanno a superare l'estensione del robottino. Questa invece è la spazzola centrale anti-groviglio ed è anche di buone dimensioni. Potete anche estrarre il case per poterla staccare e pulire periodicamente. È dotata sia di setole ma anche di barrettine di gomma per aumentare ulteriormente l'aspirazione. E la piastra dotata di questo mop attaccato con lo strap la potete rimuovere se volete fare esclusivamente l'aspirazione. Per quanto riguarda il contenitore, nella zona centrale raccoglie la polvere che entra esattamente da questo pertugio, è anche dotato di un filtro come si vede dalla telecamera. Invece tutta questa zona è la parte che serve a contenere l'acqua e per inserirla vi basterà aprire questo tappo protettivo. E approfondendo la dock station ha un bellissimo design ed è anche di dimensioni molto contenute. Qua troviamo i 2 connettori molleggianti che servono a ricaricare il robottino e questo buco che vedete è il buco che serve ad aspirare la polvere dal contenitore. E nonostante le piccole dimensioni, però il contenitore della polvere è molto capiente, addirittura 4 litri. Normalmente in un ambiente medio sporco ci vogliono più di 2 mesi per riempirlo completamente, con anche un bel risparmio per il vostro portafoglio perché infatti i sacchetti in questo modello non li dovete acquistare. E la procedura è molto semplice, vi basterà schiacciare questo tastino e tirare verso l'alto la maniglia e per svuotarlo vi basterà schiacciare questo tastino per scaricarlo direttamente all'interno del cestino. È dotato anche di un secondo tastino che serve per la manutenzione, infatti qua troviamo i 2 filtri, uno di colore bianco e l'altro a carboni attivi di colore nero. Ho già installato e fatto la mappatura, ho preparato un po' di cose per imbrattare il pavimento. Come prima cosa andiamo a versare un po' di caffè, dato che proviamo la funzione di lavaggio, andiamo a sbriciolare il biscotto e dato che lo voglio testare anche sui tappeti lo andiamo a sbriciolare anche qua sopra. Nel bagno invece andiamo a versare un po' di chicchi di riso, forse è un po' esagerato ma lo voglio testare al 100%. Metto anche un biscotto sotto il poggiapiedi del tavolo per vedere se riesce a passare anche in questa posizione e per finire andiamo a imbrattare anche il sotto della cassapanca sia con il biscotto ma qui ci aggiungiamo anche un po' di salvia. E visto che questo Q20 Plus è uno dei primi robottini col telecomando, facciamo partire la pulizia proprio schiacciando un tasto.
partito con l'aspirazione e il lavaggio, vi voglio far vedere anche quanto passa vicino ai mobili. È perfetto per pulire anche sottovani o mobili col battiscopo a basso. Guardate anche la spazzola laterale come pulisce perfettamente i piedi del tavolo, per cui le dimensioni così ridotte sono molto utili per farlo pulire in quasi tutte le zone. Come avete visto, è partito dal perimetro dell'abitazione per poi cominciare a fare la serpentina nella zona interna della casa. È andato anche sotto la cassapanca, guardate come sta pulendo perfettamente il battiscopa. Non pensavo fosse così preciso, essendo un robot di fascia economica. Ed eccolo qua che si sta avvicinando ai biscotti. Vediamo come primo passaggio è incredibile, in un solo passaggio ha praticamente aspirato tutto. Vi voglio fare la prova anche del rilevamento degli ostacoli. Mi sono messo davanti, guardate come ha rallentato e mi gira letteralmente intorno ai miei piedi, per cui se avete anche animali oppure anche bambini piccoli è un dispositivo sicuro al 100%. Questa che vedete è la mappa. Ho rinominato le varie stanze: cucina, sala da pranzo, corridoio e bagno. Potete anche andare a personalizzarla e inserire delle zone vietate, modificare la modalità di funzionamento nelle stanze così da poter lavare e aspirare le varie stanze in base alle vostre necessità. Potete anche rinominare gli ambienti ed essendo compatibile con la mappatura di più livelli, qua potete vedere anche tutte le mappe salvate. Tra l'altro il robottino lo potete seguire anche tramite la mappa, e per quanto riguarda invece le impostazioni, qua trovate tutte le informazioni del dispositivo. Potete anche condividerlo con un altro membro della vostra famiglia. Mi raccomando, io vi consiglio sempre di aggiornare il firmware. Con i 4 quadratini si va nelle impostazioni avanzate, programmare la pulizia. Ci sono tutte le impostazioni ogni giorno, dal lunedì al venerdì o solo il fine settimana per chi lavora nel weekend, e potete anche decidere l'orario. Potete anche attivare la modalità non disturbare così da non far rumore durante le ore notturne se lo fate andare di notte e magari abitate in condominio. E se non avete il telecomando a portata di mano, potete trasformare il vostro cellulare in un vero e proprio telecomando per comandarlo direttamente dallo smartphone. Scegliere la lingua e come vedete è presente l'italiano, e anche aumentare e diminuire il volume del robottino. E ultimo ma non per importanza, è presente anche il registro degli accessori così da sapere esattamente quando è il momento di cambiarli. Importantissimo il rettangolino inferiore dove potete modificare sia la potenza di aspirazione e anche il flusso d'acqua. Se fate un lavaggio ogni 2-3 giorni potete anche optare per un flusso e una potenza media. Se invece magari lavate una volta alla settimana, vi consiglio di fare un flusso alto e anche una massima potenza di aspirazione. Guardate come ha rilevato perfettamente il tappeto, perché essendo dotato di intelligenza artificiale ha attivato il boost adattivo aumentando la potenza di aspirazione appena è salito sul tappeto, e ora sta facendo la serpentina nella zona interna della stanza, avvicinandosi sempre di più alla macchia del caffè. Ed eccoci qua, primo passaggio, guardate come è già tolto metà dell'intera macchia. Vediamo col secondo passaggio. In 2 passaggi ha rimosso completamente lo sporco, per cui direi che per macchie di caffè la funzione del lavaggio ha superato perfettamente il test. E beccatevi anche la precisione di utilizzo con il telecomando. Adesso lo vado a mettere in pausa e il robottino si è fermato. Posso anche aumentare o diminuire la potenza di aspirazione e di lavaggio. Ho schiacciato il tasto della casetta e lui in maniera automatica sta tornando alla dock station. Guardate anche che precisione, e io l'ho messo anche in difficoltà perché la dock station l'ho incastrata all'interno di 2 mobili. Ci ha impiegato pochissimo a trovare la stazione di ricarica ed ecco l'aspirazione ciclonica. Spero che si senta bene dalla telecamera. Guardate quanto sporco! La potenza di questa base è andata oltre le mie aspettative. E se per caso avete un bambino, potete anche trasformare questo robottino in una vera e propria macchinina telecomandata. Infatti lo potete governare direttamente col telecomando. Molto bello da utilizzare, e la cosa bella del telecomando è che lo potete anche guidare per farlo andare a aspirare in una determinata zona. È una funzione che potete fare anche tramite l'applicazione, e adesso col telecomando lo porto ad aspirare il riso che avevo messo in bagno. Mi ricordo i bei tempi di quando usavo le macchine telecomandate. Sentite come ha aspirato tutto e ha semplicemente seguito le mie indicazioni col telecomando. Ci do un'altra passata, guardate qua c'era il riso e non è rimasto assolutamente niente in un solo passaggio. E prima di andare a svuotare il contenitore vi voglio fare vedere la qualità della pulizia. Vi ricordate quante briciole erano presenti sulla superficie, e anche se mi avvicino con la telecamera
non sono rimasti residui, per cui ha avuto un'ottima potenza di aspirazione adattiva anche sui tappeti. Sotto la scrivania non sono rimasti residui di sporco e anche sotto questo mobile guardate fino a che punto è riuscito a pulire e beccatevi da questa prospettiva come si vede il post pulizia e lavaggio. Non sono rimasti aloni e anche il pavimento si è asciugato rapidamente perché ha utilizzato il giusto quantitativo di acqua. E vi ricordate anche sotto il poggiapiede del tavolo quanto sporco avevo disseminato, ma come vedete non è rimasta nessuna traccia. La macchia di caffè che avevo versato in cucina è completamente scomparsa con solo 2 passaggi e ottima pulizia anche per il bagno, per cui direi che non ho visto criticità o problemi né di pulizia ma neanche di lavaggio. Guardate quanti capelli e peli è riuscito ad aspirare. Come avete visto la procedura dello svuotamento è molto rapida e vi fa risparmiare i soldi dei sacchetti. Ed eccoci qua di nuovo nella mia postazione. Spero che la parte del test vi sia piaciuta. A me questo robottino per la sua fascia di prezzo ha convinto tantissimo. Di grosse criticità non ne ho trovate. Ovviamente non aspettatevi la pulizia come top di gamma da oltre 1000 euro, ma intorno ai 220 si fa veramente fatica a trovare un robot migliore di questo ProScenic Q20 Plus. Se per caso lo volete acquistare o avere maggiori informazioni, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E mi raccomando, se avete qualsiasi domanda non esitate a scriverla nei commenti. Da Luca Tache e da questo bellissimo Q20 Plus è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!